In un video di qualche settimana fa ho provato a capire se fosse possibile fare un muscle up senza oscillazione. In alcuni casi qualcuno ci riesce, ma si tratta di un evento più unico che raro. Nel mondo delle persone normali un minimo di oscillazione è sempre necessario e spesso c'è anche quando non sembra. Diciamo che l'inquadratura frontale alta, ad esempio, non rende giustizia. È difficile da questo tipo di inquadrature capire o meno se c'è l'oscillazione, ma a prescindere da questo dibattito fine a se stesso andiamo a capire come mai l'oscillazione è importante ai fini dell'apprendimento del muscle up. La prima cosa che dobbiamo capire è che il muscle up non è una trazione alta attraverso la quale poi con una transizione ci portiamo sopra la sbarra, ma è proprio un esercizio a parte, lontano dai pull up e dip, per quanto comunque si tratti di esercizi simili e che vanno ad influenzare in maniera determinante la riuscita del muscle up stesso. Capire l'oscillazione. Tirare per un muscle up è diverso rispetto a tirare una trazione. Passiamo da una traiettoria prevalentemente verticale ad una circolare, semicircolare. Se nella trazione partiamo esattamente sotto la sbarra e ci trazioniamo in maniera verticale verso essa, nel muscle up partiamo leggermente in avanti rispetto alla sbarra. Poi quanto in avanti va a determinare la forza necessaria per il muscle up stesso. O meglio, più siamo in avanti quando partiamo con la trazione del muscle up e minore sarà la forza necessaria per salire sopra la sbarra. Mi spiego peggio. Quando noi dondoliamo nel muscle up, il momento di massima forza è il momento in cui stiamo per tornare indietro. Maggiore è l'oscillazione e di minor forza avremo bisogno per portarci sopra la sbarra. Non lo so se forse ho detto le stesse cose. Comunque, il muscle up è formato da 3 movimenti e questa cosa è vera, ma non completamente. È sì vero che il movimento di salita di forza sopra la sbarra può essere eseguito in 3 fasi: trazione, transizione e dip, ma la fase di transizione estrapolata da un contesto specifico non ha senso di esistere come parte di forza. Bisogna stare molto attenti a quello che diciamo. È per lo più un discorso tecnico. Più avremo forza nella fase di trazione, più ci troveremo talmente in alto da bypassare la transizione e in alcuni casi addirittura anche il dip. E a questo punto i più studiati diranno: non è vero, la transizione diventa fondamentale soprattutto quando vai ad aggiungere una zavorra, anche perché se ti metti 40 kg per fare un muscle up è impossibile che tu faccia una trazione talmente alta da bypassare la transizione. Vero? Vero, ma è anche vero che non porteremo mai su un muscle up solo con la forza di transizione e neanche grazie ad essa, perché se non viene supportata dal pull up che ci permette di generare quell'inerzia tale da poter fare la transizione, non saliremo. Chiaramente esistono casi in cui la transizione viene eseguita come un vero e proprio movimento di forza, ma stiamo parlando di casi specifici e rari. Quello che vi descrivo riguarda le linee generali e non dei caratteri speciali specifici di alcuni atleti, 1 su 1.000.000, che fa un determinato gesto. Non mi riferisco a quello, ma mi riferisco alla massa, a tutti gli altri atleti, ovviamente, non al singolo fenomeno che fa una cosa assurda e impossibile da replicare. Come lo alleno? Lo scoglio per chi si accinge ad allenare questo movimento dipende da 2 problemi, spesso non simultanei. Il primo è che generalmente si approccia il muscle up quando ancora non si ha abbastanza forza per farlo, la forza di trazione intendo. Il secondo problema sta nell'apprendimento del momento esatto in cui trazionare. E visto che al primo problema la soluzione è solamente allenarsi e avere pazienza, noi ci concentreremo sul secondo problema. Come faccio a capire quando è il momento giusto per trazionare? In che momento esatto devo farlo? Raga, vi sto svelando talmente tanti segreti che come minimo il tasto like dovete distruggerlo.